Buongiorno cari appassionati di quiz o buonasera, al solito dipende da quando guardate questo video. Siamo ritornati nella nostra aula virtuale, la cui lavagna vedete alle mie spalle da ormai più di qualche edizione. Siamo al martedì, quindi video del ping pong di questa prima sfida della quarta edizione che vede impegnati Mario alla vostra destra e Karima alla vostra sinistra. Karima subito impegnata a recuperare il punto che ha perso nel vocabolario, vinto da Mario per 4-2, e lo farà con uno di questi 6 argomenti anzi con 3 di questi argomenti, perché ne dovrà scegliere 3 così come Mario, che sono quelli che vedete in sovrimpressione in questo momento, e quindi li andiamo a leggere. Sono capitali, Grande Fratello, locali, record, riassunti e zero. Come nostra consuetudine però facciamo un sorteggio. Questa volta lasciamo da parte la galanteria, ci scuserai Karima, ma andiamo con un più ortodosso lancio della moneta. Non è un problema. Facciamo scegliere a Mario. Allora Mario, qui in mano ho una moneta che non è neanche italiana, credo che sia rumena. Quindi ti devo chiedere se vuoi la faccia dove c'è scritto 50 o se vuoi il retro dove c'è un'aquila. 50 o aquila? Facciamo l'aquila, dai. Aquila. È venuto 50. Ok. Quindi tocca a Karima scegliere. Allora Karima, ti ricordo che l'argomento che tu andrai a scegliere adesso sarà quello del quale Mario dovrà rispondere alla prima domanda. Quindi sta a te scegliere la tua strategia. Sappi ecco che la prima domanda di questo argomento la sottoporrò a Mario. Chiaramente se lui risponderà giusto, poi la stessa domanda toccherà a te. Quindi valuta queste cose che ti sto dicendo e dimmi con quale argomento vuoi cominciare la sfida. Grande Fratello. Allora Mario, cominciamo con te. L'argomento scelto da Karima è Grande Fratello. Hai 10 secondi di tempo per rispondere a questa domanda. In quale famoso romanzo distopico è presente il personaggio immaginario del Grande Fratello? 1984, Il Mondo Nuovo, Arancia Meccanica, Hunger Games. 10 secondi per te. La risposta è corretta, la palla ritorna nel campo di Karima che mi dice, in 10 secondi, A è la risposta corretta. 1984 di George Orwell è il romanzo da cui il concetto, diciamo che la figura del Grande Fratello prende spettacolare e iconico. Spettacolare. Letto, sì, piaciuto? Letto, è uno dei pochi romanzi che ho letto anche in inglese. Addirittura hai voluto fare proprio... Sì, stava bene con la tesina di maturità, stava bene dentro la tesina di maturità, quindi ci stava arrivarci un po' più preparata. Bene. Allora lo scambio continua, la palla è ora nel campo di Mario. Andiamo a leggere la seconda domanda, che è la seguente. Quale casa di produzione ha creato il format televisivo Grande Fratello? La Endemol, Magnolia, Nexus o Stand By Me? Mario mi dà la risposta corretta, vai Karima. Purtroppo mi dai la risposta sbagliata, non è Magnolia, ma il Grande Fratello è della Endemol. Non segui il Grande Fratello in TV? No. No. Ecco perché me l'ha buttata a me. Te l'ha buttato lì perché pensava che anche tu non lo seguissi, e invece Mario la casa di produzione... Segue il Grande Fratello. Lavoro per la Endemol. No, scherzo. Bene, allora questo scambio qui dà ragione a Mario, al quale andiamo subito a segnare il nostro punto. Primo scambio, primo punto assegnati. Allora adesso il servizio passa a Mario, che mi va a scegliere uno degli argomenti rimasti. Prego Mario. Locali Per te. Karima, preparati perché la prossima domanda sarà tua. Pronta. Prima domanda. Karima, in quale località italiana si trova il Billionaire? Nota discoteca di Flavio Briatore, simbolo del divertimento estivo degli anni 2000. Si trova a Portofino, a Capri, a Portocervo o a Lerici? Risposta esatta per Karima. Mario, la palla a te. Mi rispondi C, Portocervo è la risposta corretta. Ci siete stati? No. No. Un weekend sì e uno no, vero Mario? Sì, infatti. Esattamente.
Bene, andiamo alla domanda numero 2. Karima, tocca di nuovo a te. In quale città americana risiede il famoso Studio 54, locale simbolo della disco degli anni 70? Los Angeles, New York, Chicago oppure Boston? Mi hai risposto Boston, che purtroppo è la risposta sbagliata. Lo Studio 54 è un famoso locale storico di New York. Non l'avevi mai sentito nominare? No. Niente. Ecco che qui forse quello è il discorso che avevamo detto durante la tua presentazione, qui forse sta cominciando a far sentire i primi segni. Forse sono cose per chi ha Dici per la disco degli anni 70, io... Sì. Per carità, sono notizie, sono cose famose naturalmente. No, certo. Però ecco, diciamo che avere 23 anni magari non aiuta in questo caso. C'è un film molto bello, peraltro, dedicato allo Studio 54, che poi dopo ti consiglio, Karina, molto bello da vedere, poi te lo dico, non mi ricordo il titolo in questo momento. Ah, non te lo ricordi il titolo, quindi ci lasci... dovrebbe essere Studio così 54, dovrebbe essere, però non vorrei dire un'eresia, mi sembra che sia con Mike Myers, che sarebbe quell'attore che ha fatto anche Austin Powers, che fa la parte di un comico, insomma. Comunque la storia forse il protagonista è Ryan Filippi, e per concludere dovrebbe essere la storia di un ragazzo che comincia a lavorare per caso in quel locale e poi è attratto dal gorgo, diciamo, di incontri meravigliosi e di cose belle che succedono in quella discoteca. Bene. Allora prendiamo al volo questo consiglio cinematografico, anzi vi invitiamo a scrivere nei commenti il titolo esatto, nel caso Studio 54 che c'è sbugiardatemi. non fosse quello giusto. Vediamo il primo che commenta con il titolo corretto. Nel frattempo noi chiudiamo il secondo scambio, che è ancora appannaggio di Mario, quindi siamo sul 2-0. Chiudiamo con l'argomento locali. Facciamo tornare il servizio dalla parte di Karima, perché tocca a lei scegliere uno tra gli argomenti rimasti, prego. Riassunti. Non so cosa aspettarmi da riassunti. Io più o meno sì. Però andiamo a scoprirlo subito. Allora. Lo scopriamo, vai. Andiamo a scoprirlo subito con la prima domanda, che è per Mario. Una bella donna arriva in un paesino e si mette a fare il mestiere più antico del mondo. Le mogli dei mariti coinvolti la denunciano e la fanno cacciare. Quale canzone si cela dietro questo riassunto? La bambola di Patti Bravo, Roxanne dei Police, Bocca di rosa di Fabrizio De André o Il cielo in una stanza di Gino Paoli? A te Mario? Mi dai la risposta corretta, andiamo a vedere se la conosce anche Karima. So già che farò una figuraccia di quelle proprio terribili. Dai, attenzione. No, dai, te la sei cavata, C era la risposta corretta, è Bocca di rosa di Fabrizio De André, naturalmente nel paesino di Sant'Ilario, quando arriva Bocca di rosa mette in subbuglio la vita dei paesani. Non si trattava di un missionario. Non si trattava di un missionario, assolutamente. Andiamo avanti, allora torniamo da Mario con la domanda numero 2, eccola qui. Un miliardario usa la sua fortuna per travestirsi e picchiare i malati di mente. Questa è la trama che si trova in rete di quale saga cinematografica? Harry Potter, Batman, Ritorno al futuro o Rambo? Ride Mario, ma intanto mi dà la risposta corretta, vediamo se anche Karima ha colto, diciamo, sì, non faccio neanche partire il tempo, però effettivamente questo era un riassunto molto condensato, diciamo, della saga di Batman, e che effettivamente è un miliardario che usa la sua fortuna per travestirsi e picchiare i malati di mente. È molto, molto comica, quando l'ho trovato ho detto questa qui, ci ho costruito l'argomento attorno perché mi sembrava veramente il caso di proporla. Bella. Bellissima. Allora, lo scambio continua, ritorniamo da Mario con la domanda numero 3. Un veterano di guerra ci mette una vita a tornare a casa, poi uccide tutti. Quale grande classico si cela dietro questo risicato riassunto? L'Odissea, Don Chisciotte, l'Iliade o la Divina Commedia? Mario mi dà la risposta corretta, Karima 10 secondi per te. Hai la risposta corretta, si trattava ovviamente di Ulisse e quindi dell'Odissea.
molto bene per tutti e due. Andiamo alla domanda numero 4, attenzione perché qui vi ricordate a partire dalla domanda numero 4 c'è un'opzione in più, quindi le opzioni diventano 5, ci sarà anche la E. Ecco qua la domanda. Nel 2263 un tassista deve salvare il mondo impedendo che una giovane donna finisca nelle mani sbagliate. È la trama di quale film? Il Quinto Elemento, Cloud Atlas, Blade Runner, Le Grand Bleu o Atto di Forza? Mario, a te la risposta. Mi hai dato la risposta corretta, la palla dalla parte di Karima, prego. Sono indecisa. Sta finendo il tempo, attenzione, ultimi secondi. Sì, sul gong mi dai la risposta esatta, Il Quinto Elemento con Bruce Willis e Mila Jovovich era la risposta corretta. Complimenti, sul filo di lana. Scambio molto interessante. Andiamo alla quinta domanda. Mario, a te. Una donna sconosciuta accusa il protagonista di essere il padre di suo figlio e fa una scenata. Quale canzone è riassunta da queste parole? Michelle dei Beatles, The Great Pretender dei Platters, o Pretty Woman di Roy Orbison, Billie Jean di Michael Jackson o Barbara Ann dei Beach Boys? La risposta di Mario è corretta. Vai Karima. Scuoti la testa. Mi dici B. B, The Great Pretenders dei Platters? Purtroppo no. Era molto più semplicemente, forse, no, stavo per dire la più famosa di queste, però no, perché abbiamo Michelle e Barbara Ann, però era Billie Jean di Michael Jackson. Forse ecco una delle più famose di Michael Jackson, con le quali magari ha iniziato la sua carriera. E magari l'abbiamo ascoltata talmente tante volte ma non abbiamo mai approfondito su cosa dice il testo. E il testo parla proprio di una donna sconosciuta che lo accusa di essere il padre del figlio e fa una scenata, e lui racconta questa cosa nella canzone. Purtroppo per Karima non era la risposta giusta, quindi The Great Pretenders, la B. Il punto allora va a Mario. Ci portiamo sul 3-0. Attenzione perché da questo momento per Karima la partita può essere solo pareggiata. Forza e coraggio. Il servizio ritorna dalla parte di Mario che mi dice quale argomento vuole per il prossimo scambio. Allora, impavido e incurante del numero di R che contiene questa parola, io dico record. Record. La battuta di Mario, quindi la prima risposta è di Karima. Questa è la domanda. Quale squadra di calcio detiene attualmente il record di punti realizzati in un campionato di Serie A 20 squadre? Il Milan, l'Inter, la Juventus oppure il Napoli? Ecco, domanda di calcio, lo sapevo che sarebbe capitata prima o poi, ma a caso. Sì, la risposta è corretta. Vai Mario. Non trovavo la lettera. Sì, anche Mario mi dice C. Pensavo Karima che fosse più facile, pur essendo una domanda di calcio. In effetti nella stagione del 2013-2014, in piena stagione Conte, la Juventus ha raggiunto 102 punti, è un record fino a questo momento imbattuto, non era mai successo nella storia del campionato di Serie A 20 squadre. E niente, quindi la Juventus mantiene questo record. Complimenti per aver indovinato. Andiamo alla domanda numero 2, sempre per Karima. Quale squadra di calcio, restiamo per la tua felicità in argomento, quale squadra di calcio detiene il record complessivo di finali di Champions League perse? La Juventus, l'Atletico Madrid, il Liverpool o il Barcellona? Non ne ho idea. Questa. Mi dici l'Atletico Madrid? Purtroppo no, è la risposta sbagliata. Questa domanda serviva quasi da contraltare alla prima, perché se è vero che la Juve ha il record di punti in Serie A e non conosce rivali, in Champions League purtroppo detiene il record di finali di Champions League perse. Ci arriva ma le perde, sono 7 finali perse dal 1956 su 9 giocate, l'ha vinta solo 2 volte e 7 l'ha persa. Niente, questo
questo scambio tennistico o pongistico finisce sul calcio. Purtroppo Karima, argomento, è il tuo tallone da killer, questo qui, come per riprendere quello che dicevamo in presentazione. Lo sport in generale, ma il calcio poi soprattutto. Ok, è ostico. Allora siamo sul 4-0, ormai la sfida del ping pong è compromessa, Karima, però ti invito a cercare di fare almeno gli altri 2 punti, perché sai che in caso di spareggi poi nelle classifiche finali anche i punti singoli fatti in ogni singolo gioco potrebbero essere utili per rompere eventuali pareggi. Certo. Il servizio ritorna a te per l'ultima volta, quindi mi devi scegliere uno fra gli ultimi 2 argomenti rimasti. 0. Servizio di Karima, prima risposta per Mario. Andiamo a leggere la domanda. Lo Zero è stato un modello di caccia in servizio durante la Seconda Guerra Mondiale presso la Marina di quale nazione? Germania, Russia, Stati Uniti o Giappone? Mario mi risponde C, ma è la risposta sbagliata. Non lo sapevo. Gli Zero. Karima, lo sapevi? Sapendo che non è Stati Uniti? Avrei detto Russia io, però totalmente a caso. Forse la Germania, allora. Gli Zero sono dei caccia giapponesi. Visto? Ecco, vedi. Pensate, sono prodotti dalla Mitsubishi e al tempo il Teatro del Pacifico era considerato, pensate, il miglior velivolo. Se siete appassionati di cinema e vi piacciono i film di Miyazaki, vi consiglio Si alza il vento, dove racconta la storia proprio dell'ingegnere che architettò lo Zero. E Malmen in corse, perché quello non l'ho visto e avrei fatto bene a vederlo. Se hai l'occasione, questa volta il consiglio cinematografico te lo do e ve lo do io, è un bel film, ma insomma basta nominare Miyazaki, film brutti non penso che non ce ne siano, No. quindi ecco, altro consiglio cinematografico in questa puntata. Accettato. Allora, questa volta il punto va a Karima, che toglie finalmente lo Zero, visto che eravamo in argomento, dalla sua casella dei punti. Andiamo sul 4-1. Il servizio torna a Mario per l'ultimo scambio, con l'ultimo argomento che è rimasto, Capitali. che se non ricordo è capitali. Dunque la risposta va a Karima, te la leggo lentamente perché richiede un minimo di ragionamento, un po' di memoria fotografica. Allora, quale coppia di capitali, tra quelle che seguono, è costituita rispettivamente dalla più settentrionale e la più meridionale del globo? Quindi le 2 capitali che si trovano esattamente più a nord di tutte e più a sud di tutte. Quale di queste è la coppia? Reykjavik e Buenos Aires, Helsinki e Wellington, Reykjavik e Wellington o Helsinki e Buenos Aires? Ho paura della figura che sto per fare. Purtroppo mi dici A, la risposta non è corretta. Mario, cosa avresti detto? Reykjavik Wellington. C. Reykjavik Wellington, la C sarebbe stata la risposta corretta. Reykjavik, capitale dell'Islanda, è la capitale di stato più a nord di tutte, mentre Wellington, che è la capitale della Nuova Zelanda, è quella più a sud. Quindi questo scambio finisce subito, finisce con un ace, punto in battuta di Mario, quinto punto, 5-1. Allora Karima, purtroppo la situazione è andata sul 2-0, bisogna che adesso fai di tutto per recuperare con il prossimo gioco della classifica. Qui si cambia un po', diciamo che ci allontaniamo dagli schemi classici dei primi 2 giochi che sono di cultura generale. Sapete che con la classifica andiamo ad affrontare temi a volte bizzarri, a volte molto seri, seriosi, non si sa mai quello che capita. Complimenti a Mario fino a questo momento per aver vinto tutti e 2 i giochi. Noi abbiamo finito per oggi, buon martedì se state guardando il video di martedì. Ci vediamo domani con il gioco appena citato, che è quello della classifica. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, seguirci anche su Instagram, se ci mettete qualche mi piace ci fa piacere. Un saluto da Iban il Terribile, un ciao ai concorrenti, a domani per la classifica.